Oggetto di questo video è la parrocchia santuario di Santa Maria Immacolata di Barletta, meglio nota come Chiesa dei Monaci. Un tempio dalle strutture monumentali, che fa parte di un complesso architettonico ancora non abbastanza valorizzato, specie dal punto di vista artistico. Partiamo perciò alla scoperta della sua storia e dei suoi tesori. L'Ordine dei Frati Minori Cappuccini venne fondato da un frate dei minori osservanti, Matteo da Bascio, che nel 1525 ebbe l'autorizzazione da Papa Clemente VII a vestire un ruvido saio con cappuccio, da cui il nome Cappuccini, e seguire alla lettera la regola francescana. Venne presto imitato da altri confratelli, tra cui Lodovico da Fossombrone, che nel 1528 ottenne l'approvazione canonica della riforma cappuccina. Secondo la storiografia locale, l'ordine si insediò a Barletta nel 1554. Qui eresse il proprio convento con annessa chiesa in una zona rurale, posta a sud dell'abitato, oggi ancora visibile sull'attuale Viale Marconi. I Cappuccini furono particolarmente amati dalla popolazione locale per le loro opere di bene e per i tanti straordinari predicatori dalla grande spiritualità. Essi si radicarono profondamente nel tessuto cittadino, al punto da riuscire a passare indenni alla soppressione degli ordini religiosi durante il regno napoleonico di Napoli, di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat. Purtroppo però, quel che non riuscì ai francesi, riuscirà ai Savoia. I Cappuccini, infatti, assieme ad altri ordini religiosi, furono soppressi con decreto del luogotenente generale per le due Sicilie del 17 febbraio 1861. Essi, tuttavia, rimasero operativi fino al 31 dicembre 1866, data in cui, a seguito del regio decreto del 7 luglio 1866, i 13 ultimi frati dovettero abbandonare definitivamente la loro dimora conventuale. Quest'ultima, peraltro, già negli anni 1865-67 venne adibita a ospedale per i malati di colera e nel 1868 a quartiere di fanteria. La chiesa, invece, fu anche usata come deposito dei carri della nettezza urbana. Nel frattempo il comune di Barletta avviò le pratiche per l'acquisto del convento dal governo centrale, cosa che si concretizzò il 20 gennaio 1868. Infine, nel 1884, il convento fu trasformato in ricovero di mendicità per anziani e la facciata della chiesa restaurata. Ritornati in città un paio di decenni dopo e non avendo più la disponibilità della vecchia sede, ormai definitivamente espropriata e poi acquisita dal comune di Barletta, ai frati si presentò la provvidenziale opportunità di costruirne una ex novo, su un'area posta in via Milano. Essa insisteva sul giovane e da quel tempo periferico quartiere di San Nicola, che si estendeva dalle vecchie demolite mura di Sant'Agostino fino alla linea ferroviaria, quartiere che sorse negli anni compresi tra il 1883 e il 1887, e che fin da subito andò rapidamente popolandosi, venendo in massima parte abitato dal ceto contadino ed artigiano. Esso, tuttavia, continuò a infoltirsi di abitazioni fin quasi a tutta la prima metà del Novecento. Purtroppo, però, né il nuovo quartiere, né quello confinante di Sant'Antonio Abate presentavano nel proprio perimetro alcun luogo di culto, esigenza che si fece particolarmente sentire nel 1886, a seguito della violenta diffusione della mortale epidemia colerica. La costruzione del nuovo tempio fu resa possibile dalla munifica volontà di un cittadino barlettano, tale Angelo D'Annunzio, che ne donò l'area. Per la verità, già tempo prima la generosità di questo sincero fedele si era manifestata attraverso una sua spontanea e fattiva iniziativa per la costruzione di una nuova chiesa. Ciò attrasse l'attenzione di altri cittadini che ne condividevano l'idea
Si costituì così, intorno a lui, un gruppo di promotori, che inoltre intendeva dedicare la futura chiesa al santo di cui il quartiere portava il nome, San Nicola. Ma a questo riguardo, come ci informa l'avvocato Carlo Romanelli, autore di un prezioso libretto pubblicato nel 1936, prevalse il volere di Monsignor Ignazio Monterisi, altro importante fautore dell'iniziativa, nella cui casa un sorteggio decise che il tempio venisse dedicato all'Immacolata Concezione. Un ulteriore, fondamentale protagonista nel difficile processo di realizzazione dell'iniziativa fu il canonico Don Raffaele Seccia, primo entusiasta rappresentante del clero ad accettare il progetto del D'Adduzio, cui si dedicherà con tutte le sue forze. Purtroppo, il 19 novembre 1896, ad appena 51 anni, sopraggiungerà improvvisa la morte di Don Raffaele Seccia, che lascerà tutte le sue sostanze proprio a Don Ignazio Monterisi, ma con l'intesa che venissero interamente devolute, come avvenne, per la costruzione della nuova chiesa. Infine è doveroso ricordare tra i pilastri che resero possibile la realizzazione della chiesa dei monaci anche la famiglia Scuro ed in particolare il grande benefattore Filomeno Scuro. La costruzione della nuova chiesa, che si rivelerà lunga ed irta di ostacoli, venne affidata all'ingegner Luca Passaretti, che ultimò il disegno progettuale a maggio del 1888, progettando il tempio in forma di croce greca inscritta in un'area pressoché quadrata. La chiesa venne ideata ispirandosi alla struttura classica del mausoleo, sulla cui facciata al Passaretti previde anche l'inserimento di 4 nicchie con statue di santi, come è possibile rilevare dal disegno definitivo datato al maggio del 1898. L'inizio dei lavori, comunque, era previsto per il 1887, ma problemi economici in quel momento insormontabili permisero la sola acquisizione dell'area mediante donazioni ed acquisti. Il terreno agricolo si estendeva per 30 ordini e 7 viti. Si tratta di 2 distinte unità di misura locali, per un totale di 2069,37 metri quadri. Occorre qui altresì ricordare il generoso concorso di popolo, che coinvolse anche i ceti meno abbienti nella donazione di offerte che consentirono, assieme alle grandi elargizioni, come quella del sacerdote Raffaele Seccia, l'acquisizione dell'area. I lavori veri e propri incominciarono nel 1897, con l'intento di portarli a termine entro l'anno 1900, ma ancora una volta subirono ritardi a seguito della penuria di denaro. Venne così ultimata la sola sacrestia, che funse per vari anni da cappella provvisoria. Quest'ultima però si dimostrò alquanto insufficiente a contenere il popolo di fedeli che vi accorrevano. Così si decise di utilizzare del materiale presente in cantiere per erigere una chiesa provvisoria. Al contempo si diede inizio ai lavori per la realizzazione di un annesso fabbricato atto ad ospitare i frati. Così il convento venne inaugurato il 13 agosto 1902, divenendo anche sede, tra il 1919 e il 1970, del seminario serafico. I lavori per la nuova definitiva chiesa giacevano perciò fermi. Sarà solo nel 1928 che il progetto riprenderà vigore, venendo in quell'anno affidato all'ingegnere Arturo Bocassini, subentrato all'ingegner Passaretti essendo questi nel frattempo deceduto. Il Bocassini rivisitò senza stravolgerlo il piano architettonico originario, restando fedele allo straordinario progetto del Passaretti, offrendo peraltro la propria consulenza professionale a titolo totalmente gratuito. Venne così ultimata la facciata, mentre i lavori definitivi ripresero solo nel 1932, venendo completati nel 1935. Elevata in forme imponenti, la chiesa venne materialmente realizzata dall'impresa Ceci e Nigro, che generosamente anticipò le spese di costruzione senza richiedere alcun interesse, e di cui operai decisero di devolvere gratuitamente 1 ora alla settimana del proprio lavoro. Un importante contributo, infine, pervenne anche dalle casse comunali. Già il 3 maggio 1934 venne benedetta la croce della cupola,
e a novembre di quello stesso anno si provvide ad accendere la sottostante lampada votiva per i caduti della Grande Guerra. Il 5 gennaio del 1936 il nuovo luogo di culto fu consacrato dall'arcivescovo di Trani, Monsignor Giuseppe Maria Leo. Il 28 agosto 1938 vennero traslati dalla vecchia chiesa dei Cappuccini, di cui abbiamo già parlato, i resti di Fra Dionisio da Barletta, al secolo Fabio Antonio Filisio, morto in odore di santità. Il frate, nato in una povera famiglia di Barletta nel 1682, aiutò fin da piccolo suo padre Domenico nella sua professione di arrotivo. Si unì come fratello coadiutore ai minori cappuccini presso il vecchio convento di Santa Maria delle Grazie, dando inizio al noviziato il 9 ottobre 1703. La sua fu una vita all'insegna della povertà e dell'umiltà, proprio come San Francesco d'Assisi, suo riferimento spirituale. Il giorno della sua morte, avvenuta il 21 dicembre 1755, all'età di 73 anni, una locale cronaca coeva riporta: alle ore 11:15 è morto il laico, Seu Picozzo, Fra Dionisio Filisio, di qui Cappuccino, persona di santissima vita, e faceva molti miracoli. Il giorno successivo, il 22 dicembre 1755, la medesima cronaca riferisce del funerale del povero frate. Questa mattina si è seppellito con gran concorso di cittadini d'ogni ceto per vederlo. Era da tutti il suo cadavere maneggiato e le membra s'osservavano flessibili. Si scoprivano gli occhi e parevano vivaci. Insomma, pareva dormisse. Un divoto stamane è andato a Trani per ottenere la licenza dall'arcivescovo di cavargli il sangue, ma non l'ha ottenuta. All'umile Cappuccino la città dedicherà una piccola via del centro. Nel corso del secondo conflitto mondiale, le truppe tedesche in ritirata colpirono la grande cupola del tempio con una cannonata. L'anno successivo, alla fine della guerra, ovvero nel 1946, questo luogo di culto verrà elevato a santuario, mentre la sua nuova consacrazione avvenne il 2 luglio 1949. Divenne infine parrocchia l'8 dicembre 1970, giorno in cui si festeggia l'Immacolata Concezione. Dal 1953 al 1977 i frati gestirono un cinema, la cui edificazione venne iniziata nel 1950, su un'area posta di fronte alla facciata d'ingresso della chiesa, che in precedenza ospitava locali adibiti alla produzione di vino, mentre nel 1964 fondarono una scuola materna che ressero in quella stessa area. Nel 1972 i frati diedero inizio ad importanti lavori di ristrutturazione del tempio, affidati ad un cappuccino dotato di grandi capacità artistiche, padre Ugolino da Belluno. Tali lavori, che compresero il rifacimento del pavimento, il ricollocamento del fonte battesimale, la creazione di un ciborio in bronzo col tabernacolo in forma di pane crociato e la rimozione dei precedenti altari, previdero, oltre alla costruzione del nuovo altare maggiore rivolto verso i fedeli, soprattutto la realizzazione di un'opera artistica di notevole importanza, una serie imponente di affreschi graffiti, estesi per centinaia di metri quadrati sulle pareti interne del tempio. L'opera, eseguita con l'innovativa tecnica di affresco graffito, verrà ultimata nel 1973.
Essa venne realizzata cominciando dall'alto verso il basso e lavorando in tandem con i muratori, che avevano il compito di approntare le pareti. Al posto di un impasto sabbioso venne utilizzata un'amalgama costituita essenzialmente da polvere di trani, che essendo luminosa e calda si sarebbe armonizzata perfettamente con l'ambiente. Ascoltiamo ora una breve testimonianza di chi a quel tempo vide la realizzazione delle opere di padre Ugolino da Belluno. Iniziai a frequentare la chiesa dei monaci nel 1954, quando la mia famiglia si trasferì in via Firenze e così entrai a far parte della gioventù francescana. E mi ricordo perfettamente com'era la chiesa prima dei lavori. Ora vi racconto un aneddoto. Mi sposai nel 1973, il 3 febbraio. In chiesa c'erano ancora in corso i lavori e si vedeva ancora l'imbalcatura. Il fotografo fece un po' fatica per far venire bene le fotografie. Purtroppo, nonostante lo sforzo del professionista, le impalcature lasciarono traccia di sé nelle immagini, costituendo però un prezioso documento sullo stato dei lavori al 3 febbraio 1973. L'artista e uomo di fede, al secolo Silvio Alessandri, nasce nel 1919 a Belluno e a soli 17 anni, nel 1936, entrerà come novizio nell'ordine dei frati minori cappuccini di Roma, assumendo il nome di Ugolino da Belluno. Compirà il suo iter didattico all'interno dell'ordine, dove riceverà una solida formazione teologica e filosofica, portando a termine anche il percorso di studi in medicina e chirurgia per i missionari, presso l'ordine gerosolimitano di Rodi e di Malta nel 1940. Verrà ordinato sacerdote nel 1943. Da sempre portato per l'arte, frequenterà nel 1945 un master di arte sacra, iscrivendosi in quello stesso anno all'Istituto Beato Angelico di Studi per l'Arte Sacra a Roma, che frequenterà con profitto, conseguendo 3 anni dopo il diploma con lode. La sua formazione artistica si arricchirà ulteriormente grazie a un corso specifico sulle tecniche d'affresco, dell'acquaforte e della silografia. Nel corso del tempo, la sua attività artistica lo portò ad avere numerosi contatti con pittori di fama internazionale, come Giorgio De Chirico e Gino Saverini, sviluppando inoltre legami di amicizia con Maffei, Carrà, Manzù e molti altri. La sua personalità eclettica lo portò a sviluppare numerose forme d'arte, dall'affresco al mosaico, dalle vetrate artistiche alla scultura in bronzo, dal graffito alla serigrafia. Il tema del sacro è centrale nelle opere di Frate Ugolino, uno stigma che fa della sua arte uno strumento straordinario di diffusione della fede. Evidente è, inoltre, l'impronta concettuale della spiritualità francescana, vieppiù manifesta dal numero non trascurabile di rappresentazioni del Cantico delle Creature. Una particolare espressione artistica sviluppata dal frate è quella dell'affresco graffito, una tecnica ancestrale che Ugolino decise di fare propria e che costituirà un formidabile strumento di ispirazione, al punto da indurlo ad abbandonare l'arte del mosaico da lui magistralmente sviluppata nei decenni precedenti. Con l'affresco graffito, Ugolino recupera l'essenzialità rappresentativa, simbolica e cromatica che contraddistingue le prime forme d'arte note, quelle preistoriche. Occorre inoltre sottolineare l'importanza che assume nell'arte del religioso bellunese la parola. Essa si sviluppa nella sua poetica sperimentale, non già quale mero vettore di significanze conoscitive, ma in ragione della sua intrinseca potenzialità creatrice. In principio era il Verbo, e quale strumento di diffusione dell'armonia e dell'amore espressi dalle Sacre Scritture.
Incontriamo ora il parroco della chiesa dei Monaci, ovvero del santuario dell'Immacolata, padre Sabino, che con francescana accoglienza ci apre le porte della sua chiesa. Nel testamento che San Francesco ha lasciato ai suoi frati dice: il Signore mi rivelò che io dessi questo saluto, il Signore ti dia pace. Bene, è proprio con questo saluto che voglio vivere questo momento in cui nella nostra chiesa dedicata all'Immacolata, noi frati cappuccini qui a Barletta e che tuttora custodiamo, vogliamo celebrare i 50 anni di queste opere con cui padre Ugolino da Belluno, frate cappuccino, ha affrescato questo tempio, un tempio molto caro anche a tutti i barlettani. Io sono qui da 2 anni, sono parroco, insieme a me ci sono altri 2 confratelli, padre Raffaele che è cappellano all'ospedale di Barletta e fra Giuseppe che collabora nella parrocchia. E che siamo qui, ecco, a portare la parola di Gesù secondo l'esempio e lo stile di San Francesco d'Assisi. Facciamo ora la conoscenza di uno straordinario testimone oculare di un lungo tratto di storia del santuario dell'Immacolata e dell'annesso complesso conventuale. Padre Roberto, oggi temporaneamente ospite dei Cappuccini barlettani, ha il compito di coadiuvarli nella gestione delle confessioni e quello di predicare la novena all'Immacolata. Sono frate Roberto Francavilla, nativo di Barletta. Al battesimo mi chiamavo Francesco e abitavamo a Via Cialdini, di fronte al monastero di San Ruggero. Poi il mio papà, dell'Arma dei Carabinieri, per trasferimenti dovuti al servizio, siamo andati via con tutta la famiglia da Barletta. Dopo 70 anni in qualche modo sono tornato a Barletta e il mio nome Roberto è dovuto ad un frate che il giorno che presi la tonaca purtroppo morì per incidente stradale e si chiamava padre Roberto Rizzi da Barletta anche lui. Pensavano di mandarmi missionario in Africa, non è stato così. Tutti i miei compagni sì, io no, sono rimasto in Italia. Il santuario è animato dai frati minori cappuccini. Siamo l'ultima famiglia del ramo del primordine di San Francesco che in Barletta ha avuto una presenza storica notevole. La chiesa più antica dei francescani a Barletta è Sant'Andrea, nel centro storico, vicino a Santa Maria, la famosa cattedrale. Poi c'era la chiesa di Sant'Antonio degli Osservanti, alle spalle di San Domenico, attualmente auditorium di celebrazioni culturali della città. Poi c'erano anche i frati conventuali all'attuale parrocchia del Buon Pastore. Ultimamente siamo rimasti soltanto noi cappuccini che prima di questo santuario abitavamo nella chiesa appunto dei Cappuccini, oggi parrocchia Santa Maria degli Angeli, che è alla periferia della città di una volta, attualmente nuovi insediamenti dei quartieri Patalini e Barberini. Negli anni 60 qui al santuario c'era anche un seminario serafico con ragazzi che frequentavamo la scuola media. Qui nel seminario, alle spalle della cappella del Santissimo, c'è la scala che accede al seminario di 3 piani. Il primo piano erano i locali del giorno, il refettorio, le aule scolastiche, la palestra. Il piano superiore erano
le scuole, quindi le aule scolastiche, ancora il piano ancora superiore, i dormitori. Eravamo 70 ragazzi, distribuiti per classi. Il padre Gabriele era il direttore, vice direttori erano il padre Pietro Sarcina da Trinitapoli e il padre Silvestro Monteduro da Scorrano. Poi avevamo la comunità dei padri. Mi piace ricordare in particolare frate Tarcisio, che era il nostro maestro del canto. Noi si cantava qui, dove è attualmente il battistero, era il posto dei fratini, alle spalle dell'altare c'era l'organo con il coro disposto per il canto. E questo frate Tarcisio era il nostro animatore del canto, soprattutto la domenica e nelle festività del santuario. Mio direttore del ginnasio, qui a Barletta e a Giovinazzo, è stato il padre Gabriele Simone da Corato, primo parroco di questo santuario. 8 dicembre 1970. Noi frati venimmo a cantar messa per la sua imposizione di parroco di questa parrocchia. Lo ricordiamo noi, suoi fratini dell'epoca, come una mamma. Io personalmente, che ero piuttosto rachitico all'epoca, tanto che mi chiamavano il grissino, adesso sono piuttosto robusto, dopo 60 anni, ricordo che lo chiamavamo la mamma perché a me personalmente dava la mattina lo zabaione con il bob, appunto perché ci teneva che noi potessimo recuperare nella crescita, potessimo recuperare quella addirittura anche fisica, non solo morale. Alla comunità dei frati che badavano al santuario, garantendo le confessioni, le celebrazioni delle sante messe e soprattutto la cura dei malati, c'erano alcuni frati non sacerdoti chiamati fratelli laici, fra Pietro e fra Cristoforo, che badavano a raccogliere olio e alimenti per il seminario e per i frati. Poi, oltre a queste attività, c'era il servizio liturgico della Chiesa, fatto di canti, di novene, di tridui, perché è un santuario molto frequentato dai barlettani. Volgarmente usano dire la chiesa dei monaci, confondendo i frati con i monaci. In realtà il problema è che il santuario è animazione di preghiera, di vita spirituale, di vita liturgica, e i frati garantivano questo con un turno di confessioni nel santuario. Il contesto urbano in cui sorge vede la gigantesca mole della chiesa dell'Immacolata distinguersi nettamente fra tutte le costruzioni circostanti. Essa spicca per la grandiosità della sua cupola, che sormontata da un'altra più piccola e da una sfera su cui svetta una croce, giunge ad elevarsi fino a 46 metri. Numero questo niente affatto casuale, ma rimandante ai 46 anni di vita terrena di San Francesco. La facciata, monumentale e imponente, è in stile neoclassico, scandita da 6 enormi colonne parallele con capitelli. Su di esse poggia uno stretto architrave ed una più larga trabeazione su cui campeggia la scritta Sine labe concepta, concepita senza peccato, chiaro riferimento al dogma dell'Immacolata Concezione. Ancora più in alto fa bella mostra di sé il grandioso timpano. Al di sopra del portale d'ingresso dà il benvenuto ai fedeli un bel mosaico raffigurante la Vergine Maria orante, ritratta su nuvole e con sguardo rivolto al cielo. L'opera, eseguita nel 1954 in occasione del centenario della proclamazione del dogma, è il frutto della devozione e del mecenatismo di 2 fedeli, Immacolata e Luca Maffione, come ricorda una scritta posta sotto di essa. Su di un lato, ben al di sopra del timpano, è possibile ammirare lo snello campanile con funzione ausiliare di torre dell'orologio. Può essere interessante sapere che il suo meccanismo fu inizialmente, sebbene per breve tempo,
costituito da quello dell'orologio di una torretta posta sul sedile del popolo, loggia un tempo presente presso la facciata orientale della Basilica del Santo Sepolcro di Barletta su Corso Vittorio Emanuele II. Il reimpiego di tale meccanismo divenne possibile a seguito dell'infausto abbattimento nel 1918 della torretta. Per completezza di informazione, riferiamo che lo strumento era stato eretto per pubblica utilità appena 33 anni prima, ovvero nel 1885, e che purtroppo anche la sottostante loggia, elevata in forme gotiche nel XV secolo, fu condannata alla stessa sciagurata fine venendo abbattuta nel 1923-24. Di notevole interesse è il portale della chiesa, realizzato dall'ingegner Arturo Boccassini a 2 battenti e impreziosito da 6 pannelli in bronzo a bassorilievo, 4 di dimensioni più piccole e 2 di dimensioni molto più grandi. Questi ultimi, posti simmetricamente al centro dei 2 battenti, raffigurano l'apparizione della Madonna di Lourdes a Santa Bernadette, proclamata santa da Pio XI nel 1933, proprio mentre venivano ultimati i lavori di costruzione della chiesa. San Francesco nell'atto di abbracciare Gesù crocifisso, mentre tiene un piede sul globo terrestre, allegoria di Francesco raffigurante la sua rinuncia al mondo per seguire Cristo. I 4 pannelli più piccoli raffigurano la Madonna che porge il bambino a Sant'Antonio, l'apparizione di Cristo e della Vergine contornati dagli angeli avuta da San Francesco nella chiesa della Porziuncola nel 1216, l'Annunciazione, la Madonna in gloria e la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Il portale si configura come un'opera di straordinaria fattura, peraltro realizzata in loco dai laboratori di ebanisteria della ditta di Sabino Stellatelli, nota anche per altre importanti opere. Entrando nel tempio, non si può non rimanere colpiti dalla sua grandiosa verticalità architettonica e dalle maestose colonne con capitelli corinzi che con le lesene sorreggono il cornicione della balaustra interna. Accedendo a quest'ultima, lo spettacolo che si presenta ai nostri occhi è davvero grandioso. Di qui è, inoltre, possibile apprezzare più da vicino l'imponenza e la bellezza policroma delle 4 vetrate raffiguranti gli evangelisti. Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Ultima al ciclo delle vetrate, quella con l'angelo che svolge un cartiglio su cui si legge Tota pulcres Maria, rimandante a un canto particolarmente caro ai francescani. Esso costituisce uno dei più antichi canti della tradizione dei frati minori, che nasce dall'unione di alcune antifone dei primi vespri della festa dell'Immacolata Concezione. L'area absidale è affiancata da 2 vani aventi 2 distinte funzioni. La sacrestia, di cui abbiamo già parlato, e la cappella del Santissimo Sacramento. Presso quest'ultima rinveniamo il tabernacolo di Frate Ugolino, rimosso qualche tempo fa dall'abside, e le statue dell'Immacolata e di San Francesco. Ascoltiamo ora in proposito alcuni ricordi di padre Roberto.
Alle mie spalle la cappella del Santissimo Sacramento. Una volta, anni 60-70, laboratorio delle terziarie francescane, che pensavano alla biancheria, alle tonache e a tutto l'arredo non solo dei frati e dei fratini, ma anche dell'altare. L'estesa opera pittorica dell'artista di fama internazionale, frate Ugolino da Belluno, che impreziosisce il tempio, letteralmente avvolge ed accoglie il fedele con la calda policromia del suo racconto e dei suoi simboli, in un'atmosfera di vera spiritualità francescana. Prima di iniziare l'esplorazione della grandiosa opera, ascoltiamo la testimonianza di padre Roberto, che ebbe la fortuna di conoscere personalmente l'artista. Siamo nel santuario dell'Immacolata dei Frati Cappuccini a Barletta, di fronte al lavoro dell'artista padre Ugolino da Belluno, un cappuccino che 50 anni fa, anni 72 e 73 del secolo scorso, gli è stata commissionata questa opera di dare alla chiesa, al santuario dell'Immacolata, una decorazione. Evidentemente qui siamo di fronte alla cappella laterale che celebra San Francesco d'Assisi. Questo frate era collega del padre Mariano da Torino, il primo frate che è stato in televisione, era chiamato il frate Microfono di Dio. Ed erano colleghi di studio, pur essendo il padre Mariano da Torino e il padre Ugolino da Belluno, appartenevano però alla provincia romana dei Cappuccini. E difatti abitavano a Via Veneto o Piazza Barberini, come si suol dire a Roma, e lì tutti e due artisti in qualche modo complementari, perché il padre Mariano, artista della parola, è stato il primo frate cappuccino in televisione, il padre Ugolino artista della pietra, delle pareti, dei mosaici. Questa è una delle opere da lui fatte in tante chiese italiane, soprattutto conventi dei Cappuccini. Io l'ho incontrato personalmente a Roma e alcuni conventi dove egli ha lavorato e non lavorava da solo, aveva una squadra di collaboratori, ma di una semplicità di atteggiamenti, di comportamenti, senza darsi nessuna idea di grandeur. Davvero un frate cappuccino, a tutto tondo. Quei frati cappuccini che amiamo ancora ricordare o ci fa piacere di incontrare qualche volta. Era fatto così il padre Ugolino. Però la sua arte non era soltanto una faccenda di lavoro, ma era un fatto professionale, perché veniva dalle scuole d'arte, dalle accademie di arte, della pittura, della pietra e della scultura. Sulla parete absidale domina la maestà dell'Immacolata, che a braccia aperte offre al mondo il figlio di Dio fatto carne. Egli appare benedicente mentre regge il mondo dal suo grembo, simbolicamente già piagato dai segni della crocifissione, ad indicare il suo destino e la sua opera salvifica. Maria è raffigurata nelle vesti della donna vestita di sole, descritta nell'Apocalisse di San Giovanni. Alla sinistra del suo capo appaiono le 12 stelle e sotto i suoi piedi un'enorme luna. Le si avvicinano in volo degli angeli, tra i quali si distingue lo Spirito Santo in forma di colomba, da cui parte un raggio di luce diretto al suo grembo. In basso a destra di chi guarda, il fiume del male, raffigurato da rettili minacciosi che avanzano contro Maria, non riesce nel suo intento di deturpare l'innocenza della Madonna, restando relegato nell'ombra da una soglia di luce.
È doveroso precisare che questo gigantesco affresco graffito dell'Immacolata ha sostituito il precedente altare maggiore, nella cui nicchia centrale, incastonata tra 4 colonne, era esposta la statua della Vergine, oggi collocata nella cappella del Santissimo Sacramento. Quest'ultima riacquisisce temporaneamente la sua centralità sull'altare maggiore in occasione della festa dell'Immacolata, come vediamo nello spettacolare addobbo utilizzato per questo 8 dicembre 2022. I 2 pannelli posti ai lati di quello centrale raffigurano rispettivamente 2 parti contrapposte. Quella a destra dell'osservatore simboleggia il male, con la bestia dell'Apocalisse e Adamo ed Eva sotto l'albero della conoscenza. Il pannello a sinistra, invece, rappresenta la primavera della santità, che fiorisce irrorata dal sangue di Cristo, mentre in basso 4 francescani pregano rivolti all'Immacolata. Essi sono San Francesco d'Assisi, riconoscibile dalle stigmate e dal povero ossaio rattoppato, San Pio da Pietrelcina, San Massimiliano Kolbe, fondatore della Milizia dell'Immacolata, qui contrassegnato dal numero 16670, a ricordo del tatuaggio apposto sul suo braccio ad Auschwitz dai nazisti che lo martirizzarono. Ed infine Padre Mariano da Torino. Pace e bene a tutti. Quest'ultimo, divenuto famoso come personaggio pubblico a seguito delle sue rubriche radiofoniche e televisive di grande successo, ad esempio La posta di Padre Mariano, morì proprio al tempo in cui venne iniziata la realizzazione degli affreschi graffiti. Nella parte bassa del pannello è visibile la firma di Padre Ugolino da Belluno e la data della sua ultimazione, il 1972. A sinistra dell'osservatore rinveniamo 2 pannelli, in uno dei quali si inscrive la porta che dal presbiterio dà accesso alla sacrestia, su cui leggiamo un richiamo al dogma dell'Immacolata Concezione del 1854 e una serie di espressioni della scrittura dei Santi Padri. Negli affreschi laterali a quello centrale sono tratteggiati diversi appellativi che sono stati attribuiti alla Vergine Immacolata, quale più bella della luna, eletta come il sole, porta del cielo, stella del mare, giglio tra le spine, olivo verdeggiante, abbondante e così via. Sono tanti, sono quelli che preghiamo durante la preghiera del rosario. A destra di chi guarda sono presenti altri 2 pannelli affrescati, su uno dei quali si apre una porta che immette nella cappella del Santissimo Sacramento. Su di essi sono riportate ulteriori locuzioni descrittive della Vergine. Tra queste spicca la nota sentenza di Giovanni Duns Scoto, insigne teologo francescano, che intuì per primo le ragioni del dogma, adottando il sillogismo potuit, dequit, fecit, cioè se Dio poteva liberare la Vergine dal peccato originale, potuit, era conveniente che colei che doveva essere madre di Dio fosse esente dal peccato originale, dequit. Quindi, se Dio lo poteva, potuit, se era conveniente che Dio lo facesse, dequit, allora Dio lo fece, fecit. Qui rinveniamo, inoltre, la scena dell'Annunciazione, Ave grazia plena. Il Papa francescano l'Immacolista Sisto IV, con la sua Costituzione Cum Precelsa del 1476,
istituì la festa dell'Immacolata Concezione l'8 dicembre e la Bolla Graveninis del 1482-83 sulla Concezione Immacolata di Maria. La locuzione de radice iesse, che indica la discendenza davidica del Messia ed al contempo evidenzia soprattutto che il Messia si trovava già nella radice della stirpe di Davide da prima dell'inizio dei tempi. Troviamo poi il Tu Gloria Gerusalem, uno degli appellativi di Maria riportato nella preghiera Tota Pulcra es. Infine, appare raffigurata la chiesa stessa dei monaci e accanto ad essa il numero 1904 circondato da mani, a ricordo del cinquantenario della promulgazione del dogma dell'Immacolata, in occasione del quale i laici si impegnarono a vivere l'Immacolata nella vita sociale. Questo evocativo pannello, di cui ci parlerà padre Sabino, sostituisce il precedente altare del Sacro Cuore, che qui vediamo ripreso appena ultimati i lavori di costruzione della chiesa tra il 1935 e il 1936. Questo è uno degli affreschi che a me personalmente piace in maniera particolare, no? È rappresentato San Francesco circondato dalle creature. San Francesco scrive il cantico delle creature, Laudato si mi Signore, per frate sole, sorella luna, le creature, addirittura anche sorella morte. E nell'affresco è rappresentato il momento in cui Francesco, 2 anni prima della morte, salì sul monte Laverna per vivere la Quaresima dedicata a San Michele. Si ritirava spesso in luoghi di montagna a pregare e finalmente con il suo desiderio più profondo, e che lo chiese anche in una preghiera, Francesco chiese al Signore di poter sentire nel suo corpo innanzitutto quanto amore egli avesse provato tanto da donare la vita fin sulla croce, e poi San Francesco chiese di poter sentire anche quanto dolore ha potuto sentire il Signore Gesù nella sua acerbissima passione. È il momento in cui Francesco riceve le stimmate. Infatti potete notare quel volto di Cristo. Le fonti francescane dicono che apparve un serafino con 6 ali che coprivano il suo volto, e da quel serafino si dipartirono i raggi che divennero poi i segni delle stimmate che Francesco ricevette sul monte Laverna. Questo pannello sostituisce un precedente altare. Oggi l'affresco graffito orna l'intera parete con un'insolita raffigurazione di Sant'Antonio da Padova. Egli infatti, generalmente rappresentato con in braccio Gesù bambino ed un giglio in mano, appare qui seduto su un noce, mentre mostra un passo del Vangelo di Giovanni. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. La rappresentazione ricorda l'albero di noce che il conte Tiso mise a disposizione di Sant'Antonio, e tra i cui rami si trovava la cella pensile in cui egli meditava, scriveva e riceveva i devoti. Sono poi presenti richiami simbolici alla vita del santo di Padova ed in particolare a vari episodi miracolosi. Prima di accomiatarci, sfogliamo assieme un breve album dei ricordi
con immagini d'epoca inedite e nuove fotografie acquisite nel corso della nostra indagine.